Quando qualche anno fa uscì questo pedale era praticamente imbattibile per quello che offriva e al prezzo a cui era venduto. Ma è ancora così a quasi 3 anni dalla sua uscita? Andiamo a scoprirlo assieme. Quindi Nux Amp Academy. Io ho questo pedale da circa 2 anni. Chi segue il mio canale sa già che io sono un utente e un fanboy di Fractal, però 2 anni fa appunto ho deciso di comprare questo pedale per avere un backup piccolino e poi anche qualcosa per suonare a casa quando non avevo voglia di tirare fuori la pedaliera con l'FM9 e con la possibilità anche di portarmelo dietro in varie stanze, quindi da questo punto di vista è molto più portatile rispetto ad una pedaliera completa come può essere l'FM9, Helix e così via. Ovviamente rispetto a quelle abbiamo tanti compromessi perché comunque questo pedale funziona principalmente da simulatore di amplificatori, ha qualche altro effetto ma ovviamente non si possono creare catene di segnale molto complesse. Fra poco comunque appena andiamo a vedere l'editor vediamo cosa si può fare. All'epoca avevo scelto questo fra le tante opzioni perché offre alcune cose che i concorrenti dell'epoca, ma in realtà anche quelli di oggi, spesso non offrono. E per parlarvi di questo andiamo intanto a vedere l'hardware, vediamo quali controlli e che entrate e uscite troviamo sul pedale. Quindi vedete che innanzitutto troviamo le manopole che solitamente troviamo negli amplificatori, ovvero gain, master, bassi, medi, alti e presence. Poi qua sopra troviamo pure boost che controlla il livello di un altro blocco che è appunto il boost / overdrive, ma in realtà può essere settato anche come compressore, e poi NR che sta per noise reduction e quindi un noise gate in sostanza. Poi vedete qua sopra pure che queste due manopole hanno anche scritto sopra decay e level riferiti al riverbero. In sostanza, tenendo premuto questo tasto vedete che inizia a lampeggiare il LED e questo significa che queste due manopole hanno la funzione alternativa, ovvero quella di controllare il riverbero. Se lo ripremiamo torna in modalità normale e quindi queste due manopole tornano a controllare il boost e il noise gate. Sempre questo tasto ci consente di alternare fra le scene contenute all'interno del preset. Infatti vedete che se lo premo cambia colore, passa dal blu al viola all'arancione e poi torna sul blu. Questo perché abbiamo a disposizione 3 scene per ogni preset che possiamo anche andare a selezionare da questo switch piccolino qua. Infatti vedete che sopra c'è scritto S1, S2, S3 e nel momento in cui lo cambio cambia anche il colore del LED. Con quest'altro switch invece possiamo andare a selezionare fra A e B, che sono in sostanza 2 banchi di preset che fanno riferimento però all'amplificatore. Magari dopo appena andremo a vedere l'editor capiremo un po' meglio come funziona, però in sostanza appunto con questo switch possiamo scegliere fra A e B. In A troviamo gli amplificatori più puliti e in B invece quelli più distorti, quindi in sostanza un po' come avere un amplificatore con i classici 2 canali, con la differenza però che sia in A che in B possiamo andare a scegliere tramite questi switch 3 diversi amplificatori. Però dopo i vari aggiornamenti in ognuna di queste categorie, cioè vintage, brown eccetera eccetera, troviamo in realtà 3 amplificatori che possiamo scegliere tramite l'editor e quindi questo switch poi andrà a selezionare quello che abbiamo scelto nell'editor che sia di default per questa categoria. Poi in termini di collegamenti troviamo intanto sul lato sinistro l'uscita bilanciata XLR che ci consente di collegarci ad esempio ad un mixer o ad una cassa amplificata full range, e poi ci sono anche questi 2 mini jack. Uno è un'entrata AUX per collegare ad esempio un telefonino per poter ascoltare della musica miscelata con il segnale della vostra chitarra, l'altro mini jack invece è un'uscita cuffie. Poi sul lato posteriore troviamo innanzitutto ovviamente l'ingresso per la chitarra, l'uscita jack e poi l'insert che in sostanza è un loop effetti. Infatti usando un cavo AY, quindi
TRS da un lato e 2 jack mono dall'altro lato, in sostanza possiamo avere appunto questo loop effetti da poter posizionare dove vogliamo nella catena interna del pedale, e quindi poter usare un effetto esterno oppure usare il metodo a 4 cavi con un amplificatore che è il loop effetti. Oltre a questi poi troviamo questi due piccoli switch. DI Lift praticamente scollega la massa dall'uscita bilanciata nel caso abbiamo problemi di rumore o di loop di massa. IR Out invece accende o spegne la simulazione di cassa, quindi l'IR, da questa uscita jack, e questa è una funzione molto utile che è difficile da trovare in tanti altri pedali simili ed è uno dei motivi per cui ho scelto questo. In sostanza, disattivando questo switch, cioè settandolo così, avremo da questa uscita il segnale completo della nostra catena, quindi amplificatore più effetti, meno però l'IR, e quindi possiamo mandare il segnale che esce da questo jack ad un finale, una cassa tradizionale, però allo stesso tempo avere anche dall'uscita bilanciata un segnale completo di IR da poter mandare al mixer. E quindi a questo punto andiamo a vedere nell'editor cosa troviamo all'interno del pedale e soprattutto andiamo a sentire come suona questo pedale. E questo è come si presenta l'editor dell'Amp Academy. Innanzitutto vedete che trovate i controlli che abbiamo sotto forma di manopole sul pedale, quindi gain, master, bassi, medi e alti dell'amplificatore. In più, in base al modello di amplificatore che selezionate, trovate anche altri controlli. In questo caso lo switch bright e il bias. Qua in alto possiamo andare a selezionare facendo clic col tasto destro il modello di amplificatore. Vedete che abbiamo canale A e canale B che corrispondono quindi allo switch sul pedale, e all'interno di questi due canali troviamo poi le tre categorie, quindi vintage, classic e modern, e all'interno di queste tre categorie tre diversi amplificatori. Quindi nel vintage troviamo sostanzialmente 3 Fender, Twin Reverb, Super Reverb e Deluxe Reverb. Nella Classic il Vibro King, che è un altro Fender, il Dr. Z 38, che è un'altra marca ma sempre di Fender si tratta, e poi la C30. Nella categoria Modern invece troviamo Cali Crunch, che sarebbe un Mesa Mark I, Brit Blues, che sarebbe il Marshall JTM 45, e poi un altro Fender, ovvero il Princeton. Come dicevamo, nel canale A sostanzialmente troviamo amplificatori puliti o comunque con poca distorsione e fondamentalmente tutti monocanale. Nel canale B invece troviamo amplificatori più distorti, e quindi nella categoria Brown abbiamo un Friedman, un JCM 800 della Marshall e un Mesa Lone Star. Nella categoria Red troviamo roba un po' più moderna, ovvero il Dual Rectifier della Mesa, lo Slow 100 e il JCM 2000 della Marshall. E poi nella categoria Iridium amplificatori molto più spinti come il Bogner Uberschall, il Diesel VH4 e il Vivo, che sarebbe il 5150, scritto diciamo in numeri romani, a parte la Ogre, non c'entra nulla comunque. Poi sotto troviamo la nostra catena effetti. Vedete che il primo blocco è NR, sta per Noise Gate. Se clicchiamo col tasto sinistro si accende o spegne il blocco, col tasto destro invece si apre questa finestra con i controlli del blocco. Vedete che in questo caso abbiamo due manopole, sensibilità e decay, e poi qua sopra possiamo andare a selezionare il modello. Nel caso del Noise Gate è soltanto uno, quindi c'è solo questo, e ovviamente poi da questo tasto possiamo anche accendere o spegnere l'effetto anche da qui. Una cosa interessante e non scontata è che i blocchi si possono muovere liberamente lungo tutta la catena, quindi non ci sono limitazioni di posizione. Poi il secondo blocco che troviamo è FX, che sarebbe quello deputato a boost, overdrive e compressori. Se lo apriamo infatti troviamo tutti questi modelli, 2 compressori, 3 tipi di boost e poi overdrive e distorsori. Poi il blocco amp non possiamo né accenderlo né spegnerlo, né si apre niente cliccando col tasto destro, appunto quello è un blocco fisso che non si può bypassare, e comunque i controlli li abbiamo già tutti a vista, quindi non si apre niente per quel motivo. Stessa cosa vale per il blocco IR, non si può spegnere da qui, però se clicchiamo col tasto destro ci spunta la lista delle IR
IR disponibili, cosa che avviene anche cliccando qua sul nome della IR qua in basso. Vedete che abbiamo 18 IR precaricate, tutte realizzate da Choptons, quindi di una buona qualità, e in più 10 slot in cui possiamo caricare le nostre. Mi raccomando, devono essere in formato 48 kHz e 24 bit, perché è questa la risoluzione che accetta questo pedale, e le IR verranno ovviamente troncate in questo caso a 1024 campioni. Anche se non possiamo accendere o spegnere il blocco IR dalla catena effetti, possiamo in realtà però farlo da qua. Infatti, se clicco su questa iconcina, praticamente accendo o spengo l'IR nell'uscita bilanciata. Se clicco su questa invece non succede niente, ci indica semplicemente se è attivo lo switch IR out che abbiamo visto prima sul pedale. Infatti se lo accendo vedete che si accende anche l'icona. Poi nel blocco cab troviamo anche dei filtri passa alto e passa basso. In questi non si può andare a inserire un valore preciso facendo doppio clic sul valore del filtro. L'unico modo per settarli è tramite la manopola, e quindi diciamo non c'è la possibilità di inserire valori molto precisi. E un altro piccolo difetto è che questi filtri comunque penso abbiano uno slop un po' troppo gentili, credo 6 decibel per ottava, perché comunque anche alzandoli parecchio non si nota tanto il taglio, quindi per sentire l'effetto si devono alzare nel caso del low cut o abbassare molto. Insomma non sono proprio efficacissimi. Se avete necessità di applicare dei tagli, probabilmente è meglio farlo direttamente dal mixer, o in alternativa preparare un IR con dei filtri già contenuti all'interno dell'IR stessa. Una grossa mancanza a mio avviso nel blocco amp è che non abbiamo un controllo di livello, di volume di uscita. Abbiamo sì il gain e il master, ma questi sono entrambi controlli che comunque cambiano il suono dell'amplificatore, e ci manca invece un controllo di volume pulito per poter bilanciare i preset fra di loro. Questa cosa in realtà però la possiamo fare o da questo controllo di level nel blocco cab. Il problema però con questo è che controlla soltanto il volume dell'IR, e quindi se abbiamo ad esempio l'uscita senza IR, su quell'uscita il volume rimarrà invariato a prescindere dal valore che settiamo qua. Volendo possiamo anche andare a settarlo dal blocco EQ. Infatti vedete che qua abbiamo un controllo di volume, però anche in questo caso ci sono dei contro, perché se decidiamo di usare l'equalizzatore e magari di averlo acceso o spento a seconda della scena, nel momento in cui lo accendiamo o spegniamo ovviamente cambierà il volume, e questa non è una cosa ottimale ovviamente. Sicuramente sarebbe stato molto meglio avere un controllo di volume nel blocco amplificatore, ma purtroppo non c'è. Poi abbiamo il blocco Send Return, che sarebbe quello che fa riferimento al jack insert, e come dicevamo possiamo piazzarlo dove vogliamo in catena. Cliccando col tasto destro troviamo i volumi di mandata e di ritorno, quindi possiamo regolarlo benissimo per avere guadagno unitario in questo loop, oppure volendo possiamo anche utilizzarlo per un altro scopo, cioè per avere una terza uscita. Ad esempio potremmo decidere di avere un'uscita senza gli effetti post, quindi senza il riverbero in questo caso, per poter fare una sorta di triamp, diciamo, in cui abbiamo appunto una cassa da dove esce soltanto il suono dell'amplificatore senza effetti, e un'altra cassa invece effettata, più l'uscita per il mixer sempre effettata. Infine poi troviamo il riverbero, dove sono disponibili 5 tipologie, quindi room, hall, plate, riverbero a molla e dump. Come dicevamo, poi per ogni preset, quindi per ogni selezione di amplificatore, cioè per ogni categoria, abbiamo a disposizione 3 scene, e queste 3 scene richiamano lo stato dei blocchi, quindi se sono accesi o spenti, ma anche i settaggi dei singoli blocchi. Infatti possiamo avere dei settaggi completamente diversi in ogni blocco. Anche questa cosa non affatto scontata in questo tipo di pedale, anzi in realtà nemmeno in macchine molto più costose. Infatti vedete che ad esempio se cambio settaggio nell'amplificatore, se vado nella scena 2 richiama quello
livelli salvati, quindi possiamo avere settaggi diversi. L'unica cosa che non possiamo avere diversa per scena è la selezione dell'amplificatore, proprio perché comunque i preset sono collegati alla selezione dell'amplificatore in questo pedale, quindi non c'è possibilità di cambiarli fra una scena e l'altra. L'unico modo è cambiare preset, quindi attraverso gli switch che troviamo sul pedale oppure attraverso il put switch AB. Stessi cambiamenti ovviamente avvengono all'interno dei blocchi, infatti se ad esempio nella scena 1 seleziono il reverbero room, se vado nella scena 2 vediamo che invece è selezionato lo spring, quindi possiamo cambiare anche completamente modello se vogliamo. L'unico contro di questo approccio è che ogni volta per tutte e tre le scene, se vogliamo gli stessi settaggi, dobbiamo andare a copiarci i settaggi di ogni singolo blocco all'interno di ogni scena, il che non è proprio comodissimo e purtroppo non c'è nemmeno il modo di poterlo fare in modo semi-automatico, diciamo così, cioè ad esempio copiare l'intera scena nell'altra scena. L'unica cosa che possiamo copiare sono i settaggi dell'amplificatore attraverso questo tastino. Infatti vedete siamo sulla scena 2 e possiamo scegliere se copiarli nella scena 1 o nella scena 3. Poi attraverso questo tasto a forma di floppy disk salviamo la scena. Con questo tasto possiamo esportare tutti i nostri preset selezionandoli tutti se vogliamo, e con quest'altro tasto invece possiamo caricarli dal PC. Poi sulla destra troviamo quest'altra sezione che sono i volumi dell'interfaccia USB. Se avete intenzione di fare il reamp vi consiglio di non toccarli, però c'è da dire anche un'altra cosa: il volume di input non controlla purtroppo soltanto il livello a cui viene registrata la traccia DI, ma controlla effettivamente il livello di ingresso del pedale. Ciò significa che se avete una chitarra con dei pick up molto potenti, se lo lasciate a zero rischiate di clippare il segnale. Per risolvere questo problema vi tocca abbassare questo slider. La cosa buona è che stranamente, anche questo un grosso pro, aggiustando questo livello di ingresso da qua viene sì ridotto il livello in ingresso in analogico, ma viene compensato in digitale, un po' come accade nei modeler più costosi come i Fractal o sul Kemper. E questo fa sì che, a prescindere da questo settaggio, il volume della chitarra che riceve il pedale rimanga praticamente costante, e quindi le simulazioni rispondono sempre come se la chitarra fosse direttamente collegata all'amplivero. Non c'è il problema che avviene con molti altri pedali, che invece abbassando il gain all'ingresso praticamente diminuisce anche il gain dell'amplificatore. In compenso però avere questo settaggio unito con quello dell'uscita USB per il reamp non è proprio una cosa ottimale, perché abbassando questo invece si abbassa sì il livello che viene registrato tramite l'USB, quindi è un'implementazione un po' fatta coi piedi. Poi qua in alto tramite questo tasto possiamo attivare addirittura una drum machine se vogliamo esercitarci a suonare a tempo, ad esempio. Non la userei per nient'altro sinceramente. E infine tramite il solito ingranaggio accediamo alle impostazioni. Vedete che il pedale viene visto anche come interfaccia MIDI, quindi ciò significa che volendo possiamo anche mandare dei comandi tramite una DAW. Poi sotto abbiamo il routing mode che ci consente di cambiare i collegamenti dell'interfaccia USB, quindi normal, in sostanza tramite USB registreremo l'intera catena effetti e allo stesso tempo possiamo miscelare il segnale proveniente dal computer all'uscita del pedale. Quindi se ad esempio vogliamo sentire il click o la traccia del nostro progetto, e volendo possiamo anche attivare il loopback che manda in sostanza l'uscita del pedale di nuovo all'ingresso del pedale. E in questa modalità vedete che abbiamo anche la possibilità di regolare il volume tra dry, sarebbe quello che esce dal pedale dagli effetti, e wet invece quello che arriva dalla USB. Nella modalità reamp invece possiamo scegliere cosa registrare nei vari ingressi e uscite dell'interfaccia USB del pedale. Se lo settiamo su input 1 e 2, output 1 e 2, il pedale non riceverà più il segnale dell'ingresso della chitarra analogico, ma quello che viene mandato dall'USB, e in questo modo possiamo appunto effettuare un reamp. E poi nella modalità dry out, sull'uscita 1-2 USB verrà registrato il segnale pulito della chitarra, quindi pronto per essere
reampato. Sull'uscita 3 e 4 invece, se attiviamo questa opzione, verrà registrato il segnale completo di effetti. E dopo questa carrellata sull'editor direi che è ora di andare a sentire qualche suono. Allora, vedete che la schermata dell'applicazione per cellulare è praticamente uguale a quella per PC. Manca la parte sotto relativa all'IR, ma ce ne faremo una ragione. In realtà però se teniamo premuto sul blocco IR si apre esattamente quella schermata, quindi è pressoché uguale. Questo è selezionato il Super Reverb. Questo è il Deluxe Reverb. Twin Reverb. E visto che siamo sugli ampli clean, ne approfitto anche per farvi sentire il riverbero. Questo era già attivo lo spring, anche se era messo un po' basso. Questo è il plate. Sentite che aumentando il decay si prolunga parecchio la coda e si riescono ad ottenere suoni ambient. Peccato, come dicevo, per il fatto che siano soltanto mono, però devo dire che rendono comunque bene. Probabilmente nell'MG30 e nelle altre pedaliere della Nux trovate gli stessi riverberi in stereo. Comunque sentiamo anche il room. Questo è LOL. Questo è Dump o Damp. Andiamo a sentire anche gli altri amp. Allora abbiamo il Vibro King. Questo era un ampli un po' meno pulito, però sentite che reagisce molto bene alla dinamica.
Sentiamo il Dr. Z. E la C30. Aggiungiamo anche un boost, vediamo come suona. Vediamo. Allora, c'è il Morning Glory caricato di default. Abbiamo anche il Tube Screamer. Abbiamo anche gli amplificatori modern, questo è il Mesa Mark 1. Poi abbiamo il Marshall GTM 45.
Vedete che qua salta fuori anche un altro inconveniente di questo pedale, cioè che ogni volta che cambio amplificatore, visto che vado a richiamare un altro preset, sostanzialmente la selezione dell'IR va a quella che è salvata col preset, e quindi anche qui devo andare a settarlo in tutti i preset, in tutte le scene, l'IR che voglio. Anche se è buono avere la possibilità di avere impostazioni diverse, non è una cosa però proprio comodissima quando si provano suoni e magari vogliamo scegliere un amplificatore, ci tocca andare a risistemare tutte le impostazioni di ogni blocco ogni volta. Sentiamo pure il Princeton. Sentite che c'è anche lo spillover dei riverberi, infatti l'ho appena spento ma la coda è continuata. A questo punto passiamo agli ampli un po' più spinti, andiamo col Friedman. JCM 800. Sentite la differenza di volume che c'è fra i due amplificatori, e proprio per questo motivo farebbe comodo avere un controllo di volume generale dell'amp. Mesa Lone Star.
Dual Rectifier. Questo è un volume altissimo, il master non si può alzare. Vabbè, passiamo allo slow. Cioè, in questo il master sembra non fare niente praticamente, cioè cambia un po' il suono, ma come volume rimane uguale. 2000. Ubershout. Diesel VH4. E infine 5150. Una cosa che apprezzo molto di questo pedale è comunque anche con amplificatori molto spinti come questo 5150 basta abbassare la manopola del volume della chitarra e il suono si ripulisce in modo eccellente, devo dire.
E quindi questo era il Nux Amp Academy, per rispondere alla domanda del video. Ne vale ancora la pena oggi acquistare questo pedale? La risposta è dipende, nel senso che se vi servono tutte le opzioni che offre questo pedale, soprattutto in termini di collegamenti, quindi appunto con la possibilità di avere 2 o addirittura 3 uscite separate e diverse, quindi una con l'IR e una senza, una con gli effetti e una senza, allora sicuramente ha senso, perché a questo prezzo credo che non troverete nient'altro in grado di fare questa cosa. C'è da dire che però che ormai allo stesso prezzo trovate anche il Tonex One, costa esattamente uguale, 180 euro per questo e 180 per quello, poi al netto dei vari sconti e promozioni. Il Tonex ha dalla sua sicuramente la vastissima quantità di profili che potete caricare sul pedale, anche la qualità audio sicuramente è superiore, nel senso che sul Tonex gli amplificatori suonano davvero molto bene, essendo appunto catturati con l'intelligenza artificiale. Il Nux d'altro canto è una simulazione classica, quindi c'è la possibilità di intervenire sui controlli degli amplificatori che rispondono in maniera più o meno fedele all'amplificatore vero. A livello di suono e di feel sotto le dita soprattutto devo dire che è ottimo, però di sicuro non è a livello dei vari Fractal, Quad Cortex e Tonex stesso, quindi insomma se vi interessa soprattutto quella, la qualità sonora, allora magari non è la scelta migliore, però per il prezzo e per quello che offre è sicuramente ancora un'ottima alternativa anche alle porte del 2025, perché davvero in questa fascia di prezzo pedali che suonano comunque bene e che hanno questa versatilità sia nell'utilizzo della catena, dei blocchi, nel poterli posizionare liberamente in qualsiasi punto della catena, come già detto le varie uscite e le varie opzioni per ogni uscita, la possibilità di usarlo come scheda audio, in realtà quello ormai ce l'hanno praticamente tutti, però non tutti consentono di farlo anche su un telefono Android o Apple. Infatti si può usare come scheda audio anche sul telefono, oltre che controllarlo tramite l'app. Purtroppo l'app non funziona tramite Wi-Fi o Bluetooth perché il pedale non è provvisto, però basta un semplice cavo USB-C da entrambi i lati oppure un adattatore OTG per poterlo collegare tranquillamente ai dispositivi mobili. È anche uno dei pochissimi modeler in formato di pedale compatto ad avere le scene, quindi all'interno di ogni preset poter attivare e disattivare e cambiare i settaggi di ogni blocco. Insomma, anche quella è una cosa che aggiunge tanta versatilità, e con soli 2 switch praticamente avete a disposizione potenzialmente 6 suoni diversi, che per chi comunque cerca pedali del genere probabilmente sono già anche troppi, perché insomma una volta che abbiamo un clean, un crunch per le ritmiche, un distorto per gli assoli e magari un suono ambient carico di riverbero, praticamente ci possiamo fare un concerto intero in base alla musica che suoniamo, ovviamente. A differenza del Tonex, poi questo ha anche il loop effetti integrato e quindi possiamo piazzare effetti esterni all'interno della catena senza problemi. Vero anche che il Tonex ultimamente ha ricevuto anche un aggiornamento che ha aggiunto effetti come delay, modulazioni eccetera eccetera, che lo rendono sicuramente più completo da quel punto di vista, però almeno sul Tonex One è praticamente impossibile accedere ai parametri di questi effetti senza un computer, e tra l'altro non ha nemmeno un'applicazione mobile, quindi ognuno, come vedete, ha i suoi pro o i suoi contro. Io quello che posso dire è che secondo me comunque questo pedale va tenuto ancora in considerazione proprio per tutte queste ragioni. Tra l'altro, a distanza di quasi 3 anni dall'uscita, ancora continuano ad aggiornarlo. Ora l'ultimo aggiornamento è uscito qualche mese fa, che ha aggiunto il terzo modello di amplificatore per ogni categoria, perché prima ce n'erano 2, prima ancora ce n'era soltanto uno. Insomma, anche dal lato supporto, nonostante magari spesso questi marchi orientali non siano proprio il massimo in termini di assistenza e supporto, appunto Nux invece sembra essere una delle compagnie più affidabili comunque sotto questo punto di vista.
E insomma, spero che questo video sia stato utile a qualcuno che magari sta cercando di fare una scelta su ciò che è disponibile sul mercato al momento. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale se volete vedere altri video del genere. Detto questo, vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!